Inoltre facevo parte dell'amministrazione Trump, ero l'ambasciatore in Austria. La settimana scorsa ero a Washington DC per l'insediamento del presidente Trump e tutti dalla Silicon Valley erano lì. L'Europa rischia seriamente di perdere competitività e qualsiasi vantaggio. Gli americani, invece, vedono ciò che è possibile, cosa potrebbe migliorare, come si possono cambiare le cose. Sono cresciuto nella Silicon Valley e quando vediamo un problema la prima cosa che diciamo è come possiamo risolvere quel problema. Il sogno americano significa che non importa la tua provenienza, il tuo livello di istruzione o la tua famiglia. Afferma che chiunque creda di poter cambiare il mondo ha il diritto di farlo. Lui è Trevor Traina, un ricco imprenditore e politico americano che durante l'amministrazione Trump del 2016 è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Austria. Sono Trevor Traina, l'ambasciatore americano in Repubblica d'Austria. E anche adesso che Trump è tornato al governo, lavora a stretto contatto con le istituzioni. Credo che quello che abbiamo negli USA sia un buon vecchio capitalismo. E tra l'altro è stato anche un importante donatore del Partito Repubblicano. Io mi sono fatto una chiacchierata con lui per capire come ai piani alti degli Stati Uniti è percepita l'Europa e l'Italia, e per farmi anche raccontare un po' la sua vita. Trevor Traina è un misto tra old money e new money. Infatti proviene da una famiglia ricca e influente di San Francisco, con legami industriali storici. Infatti è un diretto discendente del fondatore della Dow Chemical. E volevo solo essere come quelle persone di successo. Volevo lasciare il mio segno, non volevo restare semplicemente seduto. Quando ho venduto la mia prima azienda a Microsoft, ho fatto sedere i miei genitori e ho detto loro: ora siete liberi di vivere quanto volete. Non mi sono mai preoccupato di cosa sarebbe successo se avessi fallito. Sapevo che anche se avessi commesso un errore terribile e avessi fallito, avrei comunque avuto cibo in tavola o un posto dove stare. Quindi quella rete di sicurezza mi ha reso audace. E ad oggi Trevor Traina ha un importante patrimonio, tra cui un immobile acquistato nel 2006 per 8,95 milioni, che oggi vale molto di più, e un'altra casa da 35 milioni acquistata nel 2013. Però è anche new money, perché a San Francisco è impossibile non fare l'imprenditore, e lui di aziende ne ha fatte tante. Ha venduto la sua prima azienda a Microsoft per 100 milioni. Avevamo 5 milioni in banca e 11 mesi dopo ho venduto l'azienda a Microsoft per circa 100 milioni. La sua seconda azienda Intuit per 60 milioni e l'ultima exit l'ha fatta con Mastercard. Ad oggi guida un'altra azienda che si chiama Cresus, che ha ricevuto un round di investimento da 25 milioni. Insomma, dopo tutte queste exit, comunque è messo proprio bene. Attualmente Trevor Traina ricopre anche un altro ruolo, cioè quello di Chief Business Officer presso Tools for Humanity, l'azienda che ha sviluppato il WorldCoin, un progetto cofondato da Sam Altman, noto per il suo dispositivo di scansione dell'iride chiamato Orb. E tra l'altro l'ho raggiunto proprio in quegli uffici. Io sono Marcello Ascani, uno youtuber italiano che di solito intervista imprenditori, ma che di solito non parla di politica. Però questa volta ho colto l'occasione di portarvi con me in un incontro che mi ha permesso di curiosare un po' con chi l'America la vive ai piani alti. Le mie idee politiche non per forza corrispondono con quello che mi dirà l'intervistato, però penso che sia comunque una chiacchierata interessante da ascoltare. Vengo dalla Silicon Valley. Ho fondato 6 aziende. Ho venduto la mia prima azienda a Microsoft, l'ultima l'ho venduta a Mastercard e sono un investitore, quindi sono molto vicino all'ecosistema qui con molti grandi imprenditori. Sono onorato di essere loro amico, imparo da loro. Inoltre facevo parte dell'amministrazione Trump, ero l'ambasciatore in Austria. Sono vicino all'amministrazione Trump, sto aiutando lo zar di Crypto AI, David Sachs. È un mio caro amico. David e io parlavamo con tutti i responsabili delle aziende di AI e cripto. Stiamo pensando a come avere politiche realistiche in America che permettano a queste aziende di crescere e cambiare il mondo, garantendo la sicurezza dei consumatori. E così ogni giorno è pazzo. Tantissime cose. La settimana scorsa ero a Washington DC per l'insediamento del presidente Trump e tutti dalla Silicon Valley erano lì. Ridevo con Mark Zuckerberg, i vecchi erano a Davos e tutti i nuovi erano a Washington, perché ora è il centro della politica. E come persona in cui i nonni sono nati in Italia, che ha vissuto in Europa, è stato a Oxford, ha vissuto in Austria come ambasciatore, amo l'Europa, ma l'Europa rischia seriamente di perdere competitività e qualsiasi vantaggio. A quel punto io ho chiesto, ok, ma tu che sei là ai piani alti, cosa vedi per il futuro, per questi prossimi 4 anni di amministrazione Trump? E soprattutto, cosa vedi per l'Europa, dato che sei stato anche ambasciatore in Europa? Quali sono le tue speranze per il futuro nel tuo lavoro in questa amministrazione? Noi, come mondo occidentale, dobbiamo essere più allineati. Quando lavoravo in Europa come diplomatico per Donald Trump,
tutti dicevano «Oh, voi americani siete così diversi da noi». E io rispondevo «No, siamo i vostri cugini». I miei nonni o bisnonni arrivarono a San Francisco dall'Italia durante la corsa all'oro in cerca di opportunità. Siamo tutti uguali. L'unico problema è che ora in Europa c'è un atteggiamento per cui non possiamo fare questo, o quello è sbagliato, o non sappiamo. E adesso il mondo sta cambiando ad ogni ora. Non solo ogni mese o anno, ogni ora. In Cina, in India, in America, queste innovazioni sono profondamente importanti. Mentre in Europa, e principalmente a Bruxelles, l'unica cosa che sanno inventare sono regolamenti. È come se fosse l'unica esportazione che offrono al mondo. Non puoi regolamentare la tua strada verso la prosperità, regolamenti la strada per diventare una destinazione turistica. Insomma, mi sembra chiaro che la sua preoccupazione è che l'Europa non innovi. E questa cosa, in tutti i miei giri che mi sono fatto in Silicon Valley, ormai è molto comune. Anzi, ormai c'è un detto, si dice che gli Stati Uniti innovino, che l'Asia copi e che l'Europa regoli. Insomma, spesso l'Europa, agli occhi degli Stati Uniti, è un continente sempre meno rilevante, che innova sempre di meno, ma che regola tantissimo. Basta pensare alla GDPR, le regole per la privacy, che hanno ridotto tantissimo la collezione dei dati delle aziende tech, oppure le multe dell'antitrust nei confronti delle big tech. Però non solo nel tech, anche nel cibo ci sono molte più regole, tant'è che le patatine del Mac italiane non sono le stesse patatine del Mac che si possono mangiare negli Stati Uniti. E devo dire, in realtà io da europeo mi sento abbastanza contento che almeno l'Europa sia molto seria nei confronti delle regolamentazioni, ma sono anche consapevole che questo rallenta un po' l'innovazione, come nel caso dell'AI, dove Cina e Stati Uniti stanno galoppando, mentre noi facciamo più fatica. Per cui a questo punto ho chiesto cosa secondo lui avrebbe potuto fare Trump in questi 4 anni per migliorare la situazione. E ho registrato questo video poco dopo la sua inaugurazione, quindi molto prima di tutta la questione dei dazi. Donald Trump è un enorme catalizzatore. Penso che ciò che è successo in America con le nuove elezioni è che un gruppo di elettori, molti di destra ma anche alcuni dal centro e persino dalla sinistra, hanno detto che i politici e i governi, non importa chi siano, non fanno nulla, non migliorano niente. Gli elettori hanno detto che sono stanchi di questo. L'America è il paese che ha mandato un uomo sulla Luna. È nel nostro DNA. L'anno scorso, l'Agenzia Spaziale Americana, la NASA, non poteva recuperare 2 astronauti americani dalla Stazione Spaziale Internazionale. Sono ancora bloccati lì perché la NASA non poteva inviare i razzi giusti per riportarli indietro. Questa non è l'America che i nostri elettori e cittadini riconoscono o l'America che vogliono. Nello stesso momento in cui la NASA falliva, c'era un uomo, un visionario, Elon Musk, che ha letteralmente catturato un razzo in caduta prima che si schiantasse al suolo per poterlo riutilizzare. Questa è l'America che vogliamo, che ci aspettiamo e ce l'aspettiamo dai nostri leader. Una cosa che sta rendendo caratteristica questa amministrazione Trump è il legame con il mondo tech, che una volta era completamente democratico e di sinistra e che adesso sembra essersi alleato con Trump. Come vedi i prossimi 4 anni di questa collaborazione tra tech, Donald Trump e politica? Beh, credo che dipenda dall'atteggiamento. L'amministrazione Trump vede possibilità e potenziale. Ti faccio un esempio. Circa un anno fa ero a Londra con la vicepresidente Kamala Harris, dove annunciò la politica sull'AI del presidente Joe Biden. Ho ascoltato il suo discorso che era principalmente su tutto ciò che potrebbe andare storto con l'AI, inclusi razzismo, problemi. E dopo le ho chiesto, sa quante cose potrebbero andare bene con l'AI? La fine del cancro, la fine della fame, esseri umani su pianeti lontani, energia abbondante quasi gratuita per tutti, la fine del riscaldamento globale. Tutte queste cose sono possibili attraverso l'AI, ma gli americani vedono ciò che è possibile. Cosa potrebbe migliorare? Come si possono cambiare le cose? Sono cresciuto nella Silicon Valley e quando vediamo un problema, la prima cosa che diciamo è come possiamo risolvere quel problema? Questo è un problema, risolviamolo. Ma in Italia e altre parti d'Europa a volte pensano oh sì, è un problema, è un peccato, basta. E in Meloni avete una leader straordinaria che ha visione e potenziale. L'Italia, il mio paese preferito, sede della religione più importante del mondo. È da dove viene il cibo migliore, la moda migliore, ogni tipo di vantaggio, le auto migliori. E c'è un'opportunità per cambiare il mondo intero, ma richiede un po' di ottimismo. Quindi sì, come hai menzionato, è la prima volta da molto tempo che l'Italia ha un ruolo rilevante in Europa. Stiamo in un certo senso guidando questa nuova era europea. Veramente. Sì, dall'interno non è così apprezzato.
Penso che nella generazione giovane ci sia una resistenza a Meloni. Quindi cosa vedi per il futuro delle relazioni tra USA e Italia? Beh, c'è un'enorme opportunità. Ed ecco perché. Pensiamo all'Unione Europea. Cosa è successo recentemente? Prima c'è stata l'uscita della Gran Bretagna, giusto? La Gran Bretagna era tradizionalmente la migliore amica dell'America, in particolare all'interno dell'Unione Europea. Quindi ora non c'è più la Gran Bretagna. E poi la Germania, che è la terza economia più potente del mondo ed è sempre stata il motore della crescita, è in grave difficoltà. Prima di tutto hanno preso decisioni molto stupide, chiuso tutte le centrali nucleari, troppo dipendenti dall'energia russa. E poi il motore di crescita della Germania è stata l'industria automobilistica. Prendiamo Volkswagen. Direttamente o indirettamente, cioè a un passo, Volkswagen impiega 8 milioni di persone. E cosa è successo a Volkswagen? Sono stati attaccati dal loro stesso governo e da Bruxelles con nuovi standard di emissioni e con una spinta verso i veicoli elettrici, che è un invito ai cinesi ad entrare nel mercato europeo, perché possono produrre veicoli elettrici che saranno sempre più economici dei veicoli elettrici europei. Questo distruggerà l'industria automobilistica europea e poi, con le imminenti guerre tariffarie con la Cina, hanno ignorato il mercato interno cinese, che era ciò che forniva tutti i profitti. Quindi non c'è una soluzione facile per la Germania. Penso che abbiano un serio problema. E poi, se guardi metà dei governi in Europa, Francia, Germania, così tanto tumulto politico, non c'è una leadership chiara. Poi c'è Meloni, Trump, che sarà il forte leader dell'Occidente in questo momento. È il forte leader dell'Occidente, è una persona che basa tutto sulle relazioni, quindi chiunque rispetti o con cui abbia un buon rapporto avrà quasi un vantaggio sleale perché può chiamare gli Stati Uniti d'America. Quindi questo è un momento in cui l'Italia potrebbe davvero approfittare di questa relazione speciale. A questo punto però mi sono fatto raccontare da Trevor cosa facesse nella sua azienda Cresus. Infatti Trevor lavora nelle istituzioni proprio nella parte di cripto, che è il mercato della sua startup. Infatti a gestire nel governo Trump la parte di cripto è proprio David Sachs, un amico di Trevor con cui è stretto contatto. Ok, ma cos'è Cresus? È un portafoglio di criptovalute pensato per il pubblico pop che cerca di unire il meglio dei due mondi, cioè cerca di rimanere semplice e intuitivo, mantenendo però i benefici delle cripto, quindi lasciando la custodia dei portafogli al 100% agli utenti. Infatti il bello delle cripto è quello di essere proprietari dei propri portafogli. Quando ti fai un account per esempio con Coinbase o con qualche altro exchange, in realtà sono loro ad essere i veri proprietari delle tue cripto. Tu sei proprietario delle tue cripto solo quando hai veramente accesso al portafoglio e nessun altro sa le chiavi private. E questo lo puoi fare per esempio se hai un portafoglio proprietario, che però spesso non è alla portata del pubblico super pop. Ho capito che molte persone vogliono sperimentare le criptovalute, ma i portafogli esistenti non erano molto utili. Volevo creare un'opportunità migliore per i giovani. E sento che oggi i giovani vedono come i loro genitori o nonni hanno fatto soldi e pensano che non sia possibile. Non comprano la casa a poco prezzo che un giorno varrà molto. Non trovano azioni Apple a $1 che oggi valgono centinaia. Quindi per loro l'opportunità arriva dalle cripto. Cresus è un'app che è un portafoglio che permette alle persone di comprare facilmente Solana, comprare Base e trasformarlo in qualcosa che potrebbe avere valore e conservarlo in modo sicuro. E ho capito che tutti i portafogli cripto sono difficili, confusi e a volte spaventosi. Le persone temono di commettere piccoli errori e perdere accidentalmente tutti i loro soldi o inviarli nel posto sbagliato senza poterli recuperare. E ho realizzato che ci sono 3 tipi di portafogli cripto. I primi sono chiamati portafogli hardware come Ledger, sono molto sicuri ma costosi. Sono difficili da configurare e non li hai sempre con te, forse stanno in una cassaforte da qualche parte. Poi ci sono quelli che chiamiamo portafogli custodiali, dove i tuoi asset sono mescolati con altri e sono realmente controllati da qualche altra azienda e altre persone. È molto conveniente e facile, ma come abbiamo visto con FTX, altre persone possono prendere i tuoi asset e spenderli o usarli. Non sono molto sicuri. E poi hai portafogli on-chain. Significa che li controlli solo tu, nessun altro, e sono sulla blockchain, ma sono molto complicati con frasi di recupero e password. Se perdi quella frase, se la dimentichi è persa per sempre, non puoi mai recuperarla. Così ho detto, e se Cresus potesse essere un portafoglio che prende il meglio dei 3? Quindi come dicevo, Cresus cerca di essere un mix delle 3, semplice da usare, ma con all'interno la possibilità di fare tutto, quindi comprare più cripto diverse, avere accesso a NFT e avere la custodia del proprio portafoglio, e senza diventare estremamente tecnico come magari potrebbe essere un MetaMask. A questo punto però, parlando di cripto e parlando di Trump, ho chiesto cosa ne pensasse del trend delle meme coin,
Bitcoin. Lo vedo in modo ancora più fondamentale. La blockchain, che è alla base di tutte le cripto, è un'invenzione incredibile. Ogni singolo evento diventa immutabile. È noto a tutti, non può essere ignorato, non può essere negato. Quindi questa è una tecnologia incredibile. Poi hai le criptovalute, DeFi, stablecoin, tutte queste cose che derivano dalla blockchain. Alcune sono incredibilmente utili. Se vivi in Sud America e non ti affidi al governo del tuo paese per gestire la tua valuta, qualcosa come una stablecoin ti permette di detenere istantaneamente i tuoi risparmi, il tuo stipendio, in qualcosa di sicuro e non preoccuparti dell'inflazione o della svalutazione. Sì, alcune persone si arricchiscono con le meme coin, proprio come alcune si sono arricchite con gli NFT, ma altre no. Quindi non do consigli finanziari, ma personalmente possiedo alcune criptovalute come Ethereum, Solana, Bitcoin, che penso siano cose da tenere per molto tempo. E se possiedo una meme coin è solo una piccola percentuale, capisco che forse sale molto, forse scende molto, e così devi vederla. Ho amici che hanno guadagnato milioni di dollari pompando meme coin e altri che hanno perso molti soldi perché il tappeto è stato tolto. Abbiamo anche aggiunto un livello di circa $10 al mese in cui i tuoi asset sono effettivamente assicurati, quindi non devi preoccuparti di perderli. Usiamo la biometrica e altre cose, così che non devi mai preoccuparti di essere bloccato fuori da Cresus. Mia nonna era di Perugia e l'unica frase italiana che mi diceva sempre e soprattutto non dimenticarti le chiavi. Ed è lo stesso per il tuo portafoglio. O devi conoscere le tue chiavi o devi avere qualcosa come Cresus. Cresus non controlla i tuoi asset. Cresus non può mai prendere le tue cose, ma puoi sempre rientrare nel tuo portafoglio e hai bisogno di rassicurazione se vuoi detenere asset. Come sappiamo, oltre al trend delle cripto, negli ultimi anni, in maniera molto più vasta, c'è stata l'adozione e la diffusione in tutto il mondo dell'AI. Per cui ho chiesto cosa ne pensasse e di nuovo il parere dai piani alti. Questo non è un altro mobile, un'altra internet, un altro PC. Devi tornare indietro di più di 200 anni all'inizio della rivoluzione industriale. Questo è quanto profondo è l'impatto dell'AI. A differenza della rivoluzione industriale, dove i lavori non qualificati furono tutti distrutti, gli operai, le persone che lavoravano nei campi, in questo caso sono i lavori qualificati che saranno distrutti, i contabili, gli ingegneri del software. Se hai 18 o 20 anni, devi pensare a quale carriera per te non sarà sconvolta dall'AI. E, ironicamente, le persone che lavorano con le mani, la moda. E poi penso che lavorare nell'AI, lavorare nella blockchain, in nuove tecnologie che le sfruttano, sarà una grande scommessa. E avviare attività, penso che sarà ottimo anche questo. Una cosa che ho sempre trovato in Europa è che ci sono imprenditori molto intelligenti e i primi soldi sono molto facili, i primi 50.000 euro, 100.000 euro. Spesso puoi ottenerli dal governo o da sovvenzioni. La parte difficile è il round A o B. Ma ci sono sempre più società di venture capital americane e altre che finanzieranno o useranno un paese come l'Italia come mercato di prova. Avete persone sofisticate, eleganti, decine di milioni ma non centinaia di milioni. Quindi sviluppa un concetto, provalo in Italia e poi portalo negli USA e fallo crescere. Un altro tema di quest'ultime elezioni sono stati i social media. Infatti queste sono state le prime elezioni vinte grazie ai podcast e non grazie alle campagne tradizionali. Sono di centrodestra nelle mie convinzioni politiche. Quindi devi prendere quello che dico dalla mia prospettiva, giusto? Ma sento fortemente che negli ultimi anni c'è stata una forte forma di censura, che fosse su Meta, Facebook, Instagram, Twitter, ora X. Molti punti di vista sono stati limitati o cancellati. Abbiamo in America il New York Post, il giornale più antico e il terzo più grande degli Stati Uniti d'America. Avevano un'accurata informazione sul laptop di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, accurata, e per 26 giorni sono stati bloccati da tutti i loro account social. Non potevano fare reportage. Questa è una grande organizzazione di notizie, cancellata, censurata, e ora guardando indietro diciamo che tutto ciò che hanno riportato era vero. Quindi in quell'ambiente le persone hanno detto: dove posso andare per la verità? Dove posso esprimermi? Quindi altre forme di espressione come il tuo podcast con i tuoi tanti spettatori, e ora i giovani non si fidano dei giornali, non si fidano della CNN,
Non c'è da meravigliarsi che i giovani siano scettici, non c'è da meravigliarsi che non si fidino dei vecchi modi, vogliono le loro opportunità. Personalmente qual è il tuo obiettivo? Probabilmente per le persone che guardano il tuo podcast sembro vecchio, ma dentro mi sento ancora molto giovane e vivo la mia vita come una persona giovane e ottimista della Silicon Valley, il che significa che ogni 5 anni cerco di reinventarmi. Cerco di imparare qualcosa di nuovo, cerco di crescere come persona. Ho iniziato a lavorare su internet e poi ho imparato la blockchain e ora sto imparando l'AI. E sono un ottimista. Credo che il futuro sarà migliore. E penso che tutti quelli che stanno guardando questo dovrebbero sentirsi allo stesso modo. Quando ero l'ambasciatore americano in Austria, un paese non così diverso dall'Italia, le persone pensavano che nulla fosse possibile e la nostra storia migliore era quando avevamo un impero e ora non l'abbiamo. Io dicevo sempre, sono un prodotto del sogno americano. La mia famiglia è venuta in America, oggi siamo seduti a San Francisco, sono venuti qui per opportunità e guardatemi, ho avviato aziende, ho fatto cose, ho lavorato per il presidente Trump, mi sono reso interessante e il sogno americano significa che non importa la tua provenienza, non importa il tuo livello di istruzione, non importa la tua famiglia. Dice che chiunque creda di poter cambiare il mondo ha il diritto di farlo. E la parte migliore del sogno americano è che non è solo per gli americani. Lo diamo, lo offriamo a tutto il mondo. Dicevo sempre in Austria, vogliamo che anche voi abbiate il sogno americano, dovreste credere di poter cambiare qualsiasi cosa vogliate. E lo stesso per l'Italia. Non c'è motivo per cui i giovani italiani o tedeschi o francesi o polacchi o americani non possano avviare qualcosa o fare qualcosa o cambiare qualcosa che avrà impatto in tutto il mondo. I miei amici qui hanno creato le aziende Uber, Airbnb, Meta, che letteralmente hanno cambiato il mondo intero e quindi non c'è motivo di credere che chiunque non possa farlo. Bene, questa chiacchierata è stata interessante. Non era la solita lezione di business o il solito percorso imprenditoriale, ma più una chiacchierata da bar, in cui però vi ho permesso di spiare e penso che sia stato interessante. Devo dire, alcune cose erano esattamente come me le aspettavo, però sentirmele dire è stata comunque una conferma. Ed è curioso che in quest'ultimo periodo di instabilità politica e di cose che cambiano così velocemente, paradossalmente a essere stabile è proprio l'Italia, che contro ogni pronostico negli ultimi anni è vista dall'estero molto bene. Per cui almeno di questo sono contento. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e cosa chiedereste a Trevor, perché magari lo posso anche rincontrare e fare un'intervista più strutturata. Questa è stata un po' rubata all'ultimo.